E anche qui a Jerez è successo di tutto, è una bellissima stagione della MotoGP a livello di spettacolo perché ogni weekend accade ogni cosa possibile. E come sempre c'è il dopogara, lo slogan che bisogna imparare bene ogni volta che c'è la MotoGP perché come sempre siamo pronti qui a parlare di tutto quello che è successo nel dettaglio, non mancherà nulla. Iscrivetevi e attivate le notifiche se non lo avete ancora fatto perché così supportate il mio lavoro su questo canale e sui miei social per andare avanti, altrimenti il cammino fatica a prendere forma. Ma soprattutto perché a brevissimo usciranno 2 video, l'8º episodio di Lato Mercato dove dobbiamo parlare di tutte le voci di mercato che sono uscite a Jerez e poi un riassunto dei test che si sono svolti questo lunedì sempre sul circuito andaluso. Partiamo con 2 cose, la prima è che il team Trackhouse è diventato tipo le squadre di calcio, loro sfornano 4-5 maglie all'anno e il team sforna 4-5 livree diverse nel giro di ogni gara praticamente. Però cazzo sono tutte belle quelle che hanno fatto e almeno danno un po' di brio a tutte ste livree sempre uguali ogni anno, quello lì vabbè dipende dagli sponsor e va bene, però Trackhouse cambia anche gli sponsor ogni weekend, ormai hanno sponsor diversi e livree diverse. E poi andiamo con l'iper mega salvataggio di Toprak nell'FP2 all'ultima curva. Degli sprazzi e delle mattate del talento di Toprak comunque in questo inizio qualcosa abbiamo visto. Minchia ragazzi, ma era per terra, ma come ha fatto a salvarla così? E va anche detto che le moto di oggi hanno raggiunto dei livelli incredibili a livello di elettronica per permettere questi salvataggi. Adesso bene o male riescono a fare tutti i piloti questi mezzi salvataggi, ai tempi solamente Marquez aveva dato il via a questo marchio di fabbrica. Moto3 che inizia con una partenza anomala perché c'era Rammerstorfer che in fondo alla griglia aveva avuto un problema e la gara è partita comunque nonostante lo sventolamento della bandiera gialla. Probabilmente l'hanno fatta partire perché il pilota 1658 era ultimo, se fosse stato un pilota in mezzo allo schieramento avrebbero ritardato la partenza. Giornata storta per gli italiani purtroppo. Bertell era il primo degli italiani ma sfortunatamente è incappato in un incidente subito all'inizio in curva 1 con Petito Fernandez mettendolo fuori dai giochi. La direzione gara ha investigato e non ha assegnato nessuna penalità, a mio avviso giusto perché è un contatto di gara, nient'altro. Fuori anche Pini, weekend non facile dopo Austin e dopo aver sbagliato la strategia nel Q1 per essere rientrato verso la fine del turno quando invece doveva rimanere dentro e una volta rientrato l'unico giro fatto non era sufficiente. Altra gara della Moto3 senza un gruppone, se la giocano Petito, Chiles e Muñoz, ma poi il pilota spara 4 giri dalla fine, passa quello Leopard e dà lo strappo. Ma risale anche Marco Morelli sul finale, lotta con Muñoz e Petito per il secondo posto e in volata per 18 millesimi l'argentino alla peggio su Muñoz che fa terzo e Petito secondo. E vanno dette 2 parole su David Muñoz che tra i difetti che può avere in pista nell'essere troppo irruento, da quando si è fatto male al femore in Indonesia ha fatto ben 7 interventi per trattare il femore della sua gamba sinistra. La prima operazione è stata sbagliata completamente, avevano fissato il femore a 30 gradi di scostamento rispetto alla posizione naturale. E per rimettere a posto la gamba l'infezione ha fatto ben 7 operazioni, aveva corso comunque la prima gara ma ha saltato Brasile e Austin per fare l'ultimo intervento dove per salvare la lunghezza dell'osso gli hanno messo una protesi. È ritornato, non sicuramente al 100% ed era lì a giocarsi la vittoria dopo un calvario, per ricordare che i piloti di moto sono di un'altra categoria rispetto a tutti. E quindi con questa seconda vittoria stagionale, 2 secondi posti, Chiles continua la sua marcia verso il titolo dove solo lui, come anche pronosticato, è quello che può stare sempre lì nelle prime 3 posizioni ad ogni gara. E il pupillo Veda Pratama l'ha messa in sesta posizione, è sempre veloce, bella rimonta anche di Rios che è partito 19esimo nonostante la penalità post gara di 2 posizioni ha chiuso nono. E Giussi Moto2 ne piazza un'altra ed è cresciuto molto ultimamente, quindi di sto passo diventa un serio candidato per il mondiale perché può essere uno di quegli underdog che lì in mezzo ci si ficca. Perché per il momento l'unico costante è proprio Manu Gonzalez e con questa costanza può vincere il titolo, però come nella seconda metà dell'anno scorso non è ancora il più veloce per vincere, c'è sempre qualcun altro ad avere la meglio. Olgadi invece appena più opaco e quindi abbiamo piloti che possono essere veloci ma per svariate cose sono più indietro e quindi devono rimontare perdendo dei punti e chi invece non ha il passo vero e proprio per giocarsi la vittoria come ad esempio Vietti in questo momento che fatica di più a stare nelle zone da podio e quindi per ora il mondiale della Moto2 si sta giocando molto sulla costanza. C'era anche Christian Horner presente come ospite di Liberty Media ed è stato beccato nei box Honda. E appena si vede Horner in MotoGP il collegamento è che potrebbe essere un possibile investitore della MotoGP o magari di un team. Può essere perché magari non è una coincidenza dato che
ha detto che non veniva ad un GP da Estoril 2005, si parla comunque di un suo possibile acquisto del 24% delle quote di Alpine, quindi il suo mondo potrebbe rimanere ancora quello della Formula 1, ma magari qualcosa può investire anche in MotoGP, chi lo sa. Il sabato va riassunto perché già dalla mattina le cose hanno iniziato ad essere rocambolesche. Sul finiere dell'FP2 della Moto3 ha iniziato a piovere, quindi turni compromessi dal bagnato per Moto2 e i successivi della MotoGP. Qualifiche bagnate per la Masterclass, quindi anche un po' anomale perché sì, Marquez la mette lì, ma un Zarco sull'asciutto non avrebbe fatto quel secondo posto, bravo come sempre sul bagnato. Qualifiche di Moto3 e Moto2 già asciutte e poi si arriva alla sprint, al bordello, perché già alla partenza le nuvole minacciavano qualcosa e infatti dalla tranquillità che c'era si è passati al caos del diluvio. Andiamo in ordine cronologico perché prima di parlare dell'episodio di Marquez c'è dell'altro, come il caso Bezzecchi proprio al via, con la rubrica Sotto la lente. Semplicemente è partito così male e slittando per un tee-off che prima si era infilato sull'ala destra dell'Aprilia e poi è caduto proprio sotto la ruota posteriore. Per i meno esperti, il tee-off è una pellicola che i piloti strappano dalla visiera per avere una visibilità più pulita. Le immagini poi dopo la corsa sono state mostrate più nel dettaglio e questa è una cosa importante che secondo me Liberty Media fa con la comunicazione per avere molta più trasparenza, e Alex Marquez si era tolto la pellicola all'uscita dell'ultima curva che poi è finita sull'ala di Bezzecchi. Allora, attualmente non esiste una regola che dice dove si può e dove non si possono gettare i tee-off in pista. Però c'è un gentleman agreement, una regola non scritta ma comunque un patto fra i piloti che sono d'accordo di non gettare le pellicole quando sono posizionati sulla griglia di partenza e generalmente lo fanno dopo la prima curva e prima dell'ultima, proprio per evitare casi come questi in cui il tear-off finisca in zone compromettenti per il pilota e la moto. Nelle altre parti della pista invece sì, e purtroppo sono cose che capitano dove c'è molta sfiga in mezzo. Infatti non era l'unico tee-off in giro perché anche Raul Fernandez se l'è tolto prima dell'ultima staccata. E in casi molto coincitati come il giro di ricognizione in cui un pilota si toglie la pellicola nel bel mezzo del gruppo dove ci sono gli altri dietro, ci può essere il rischio che a un pilota finisca in una parte della moto dove gli causa dei danni. Come a Miller nel GP dell'Emilia Romagna del 2020, il secondo di Misano, quando Quartararo in gara aveva lanciato il tee-off ed è finito nella presa d'aria della Ducati dell'australiano, che bloccando il passaggio d'aria l'ha costretto al ritiro. Poi quel tee-off è stato venduto all'asta per beneficenza a oltre 4.600 euro. Oppure, più simile a Bezzecchi, Marc Marquez a Phillip Island nel 2024, che in griglia aveva tolto il tee-off ma il vento lo aveva riportato vicino al suo stivale. Aveva provato anche a prenderlo pochi secondi prima del via, ma poi è andato sotto la gomma posteriore. Ed è successa la stessa scodata con fumata di Bezzecchi, solo che Marquez aveva fatto una fumata ancora più evidente. Ma comunque neanche a studiarle e ripeterla 100 volte succede questa cosa di avere un tee-off che ti si infila nell'ala e poi ti cade giusto sotto la gomma posteriore pochi secondi prima della partenza. Poco dopo a Martin si surriscaldano completamente i freni mentre stava subendo l'attacco di Alex Marquez in curva 1 e vedere questa cosa subito all'inizio della gara un po' fa strano. I dischi in carbonio delle MotoGP devono operare in un range di temperature elevatissimo che sta fra i 200 e 800 gradi e quando si vede il disco così rosso significa che è stata oltrepassata la temperatura giusta. E questo è brutto perché avete visto Martin andare lungo, no? Bene, è andato dritto e poi andava piano perché il disco è diventato rosso perché le pastiglie dei freni non si sono staccate abbastanza e hanno continuato a sfiorare il disco. Vi faccio questo breve spunto tecnico detto in modo semplice. Quando si frena c'è la pinza che contiene dei pistoncini che spingono le pastiglie. Con la pressione di quando si frena le pastiglie stringono il disco e i pistoni avanzano. E quando si rilasciano i freni le pastiglie si allontanano leggermente e i pistoni rientrano. Se però c'è un problema le pastiglie non si staccano del tutto, rimangono incollate e continuano a toccare il disco. Può succedere per vari motivi. Le pastiglie restano troppo vicine al disco, sono attaccate e lo sfiorano sempre e sfiorandolo sempre la temperatura sale, più il liquido dei freni si espande e crea una pressione residua che spinge ancora di più le pastiglie. Oppure la pinza non torna indietro bene, quindi continua a premere un po', oppure perché rimane pressione nel sistema dei freni anche senza toccare la leva. L'Aprilia ha parlato di un problema procedurale, non ci verrà mai a dire la causa vera dell'episodio e quindi io vi dico una delle possibili cause a vedere il disco così rosso.
Quindi anche rilasciando i freni senza toccare la leva resta una piccola pressione attiva, abbastanza per tenere il disco in attrito continuo. Quindi si scalda sempre di più, continua a lavorare e non ha mai tempo di raffreddarsi. Le pastiglie sono incollate e il disco arriva a temperature altissime che lo fa diventare rosso acceso come in questo caso. E il punto chiave è questo: il raffreddamento funziona solo se il freno è libero. Qui invece succede che il freno rimane attaccato e la moto si comporta come se stesse continuando a frenare leggermente, come se qualcosa rimanesse frenato. Dopo 2 giri poi la direzione gara fa esporre la bandiera bianca, ovvero che il flag to flag è permesso e in caso di pioggia i piloti possono cambiare moto. La pioggerella arriva ma non influisce, ci sono comunque grandi bagarre con Zarco protagonista prima con Digge e poi con le KTM di Acosta e Bastianini, ma si vede che i piloti iniziano piano piano a guidare sulle uova, anzi da questo frame possiamo continuare a notare il modo in cui guida Marc Marquez per l'infortunio alla spalla. Guardate il suo braccio destro come è più alzato rispetto a quello messo in modo più naturale di Alex. Il cabroncito viene passato e poi inizia a piovere veramente, con le seconde moto che sono pronte per il cambio. E io qui pensavo, ok, vediamo cosa fa Marc Marquez, perché in queste condizioni di rientro o non rientro è il migliore, il più astuto e più furbo, e quindi gli altri piloti dietro lo guarderanno. Toprak stende Savadori, lì si è chiuso semplicemente l'anteriore in un punto, sì, dove era difficile passare, ma lo spazio per starci c'era dalle immagini che abbiamo. È entrato molto forte e ottimista perché era dietro, ma poi in percorrenza ce la stava facendo, però poi gli si è chiusa. E gli hanno dato un long lap penalty per la gara. Ecco, Toprak avrebbe potuto fare bene secondo me con la seconda moto sul bagnato, avrebbe preso qualche punto a mio parere, perché in queste condizioni sia in Brasile che nell'FP2 di questo weekend si è sempre dimostrato veloce. E arriviamo all'episodio di Marc Marquez. Cade a 5 giri dalla fine, capisce subito in quel momento che bisogna cambiare moto, rientra ai box tagliando l'ultima curva e l'ingresso della pit lane dopo aver aspettato che passassero tutti i piloti, cambia moto e riparte. Mi ha ricordato subito l'episodio di Hamilton in Formula 1 nel 2018 ad Hockenheim, che però aveva fatto il contrario, stava entrando ai box e poi è rientrato in pista su ordine degli ingegneri. Va sottolineato anche l'istinto e la lucidità in quelle frazioni di secondo di Marquez, che capisce che in quel momento non poteva andare avanti con quella moto e doveva cambiarla. Come sempre devo andare al dunque ed essere diretto. È giusto non aver penalizzato Marquez qui. Il perché? Ora ve lo dico. Ascoltate bene a modo il discorso. Chiaramente non dovrebbe essere permessa questa azione di Marquez perché taglia e stop. Non si può tagliare l'ingresso della pit lane in questo modo. Io poi ho visto anche dei complimenti sul fatto che sia stato bravo ad aspettare che tutti passassero e poi lui rientrasse. Ma io dico, ci mancherebbe, ma cosa vi aspettavate? Che passasse in mezzo a tutti gli altri mentre giravano? Va bene che Marquez è uno dei piloti più pazzi degli ultimi tempi, ma per favore, dai, così no. Ma perché ho detto non dovrebbe essere permessa questa azione di Marquez? Perché non c'è nessuna regola scritta che vieti esplicitamente di tagliare l'ingresso della pit lane della pista. Per ogni gara la Race Direction emette un comunicato con dei protocolli da rispettare. Questo è quello che hanno dato per Jerez, che riguarda l'entrata e l'uscita della pit lane, ma che poi vale per tutte le piste perché la regola è universale. Il punto chiave è che la linea bianca continua non può essere superata. I piloti devono restare dentro la linea continua bianca quando entrano nei box non tagliandola ed escono nei box non tagliandola. Possono rientrare in pista solo dopo aver superato la linea tratteggiata. Il caso di Marquez non può essere applicato guardando il regolamento perché non c'è la regola scritta, parla solo di non tagliare la linea bianca all'interno dell'ingresso, non c'è nulla che parli di tagliare la linea bianca dall'esterno come ha fatto Marquez. E per me hanno fatto bene a non penalizzarlo perché altrimenti si sarebbe creato un precedente su una regola non scritta. Marquez ha operato in una zona grigia del regolamento dove si può andare solo a interpretazione. L'interpretazione è che sarebbe da penalizzare, siamo tutti d'accordo, questa è una cosa che non si può fare. Sicuramente dalla prossima gara di Le Mans metteranno la regola che non si potrà tagliare l'ingresso della pit lane dall'esterno come la FIA ha fatto con Hamilton poco dopo. Almeno spero che lo facciano perché l'ingresso della pit lane deve essere solo uno e quindi si può andare solo a interpretazione. Per etica, ovviamente Marquez taglia l'ingresso della pit lane e trae un vantaggio perché la sua prima decisione è stata quella di non rientrare e dopo la caduta avrebbe dovuto fare un altro giro e così facendo ne ha guadagnato uno. E quando c'è l'interpretazione,
come accade per i contatti di gara o nel calcio per la maggior parte delle volte, si rischiano di creare dei precedenti come dicevo. Perché se fossimo andati per interpretazione, si sarebbe fatta la cosa giusta, secondo me, perché bisogna sempre operare per ciò che è giusto, ma senza che ci fosse qualcosa che permettesse l'applicazione del regolamento oggettivo, si sarebbe creato un precedente con un po' di polemiche. Poi magari sull'interpretazione potevano penalizzare Marquez e poi far uscire la regola che non si può fare, altra idea, così non c'erano precedenti. Ma non essendoci una regola scritta oggettiva che applicava al regolamento, è stato giusto a parer mio non fare nulla. L'etica e l'interpretazione assumono un altro significato quando non c'è una regola scritta nel protocollo. La stessa cosa accade nel calcio, chi mi segue sul canale del calcio oppure sugli altri miei social lo sa di quante volte abbiamo parlato dei casi arbitrali di questa stagione della Serie A, dove molte volte andava fatta una cosa che era giusta ma non si poteva fare perché nel protocollo non c'era scritta quella cosa e quindi non si poteva applicare. Sarebbe stato meglio da parte della Race Direction dire almeno che era sotto investigazione e poi non dare la penalità per quello che vi ho detto. Non fare nulla di base lasciando scorrere come non fosse successo nulla, secondo me è sbagliato. Ma non è mica finito qui il riassuntone della sprint. Quindi Marquez rientra insieme a Binder, Bagnaia, Morbidelli, Rins e Augusto Fernandez. Cadono Miller, Alex Marquez e Acosta. Zarco è finito lungo proprio dove è caduto Alex ed ecco perché ha perso posizioni. E poi rientrano tutti gli altri piloti tranne Aldeguer che è rimasto un altro giro dentro. Secondo me avrà pensato, dai è la sprint, provo a giocarmi il super jolly che mancano pochi giri e magari la spunto come Binder nel 2021 in Austria nella gara di trattori. Invece no, è dovuto rientrare perché sennò altrimenti non ce la faceva. Nel mentre è caduto Bezzecchi alla curva 2 per gomma fredda dopo il cambio e le sprint non le sta proprio digerendo quest'anno, nessuno ne ha parlato ma Binder ha buttato via la possibile vittoria, è caduto alla curva 2 mentre era secondo ma comunque primo virtuale dopo tutti gli altri cambi tranne quello di Aldeguer che si sarebbe fermato dopo. Hanno fatto solo vedere quando rientrava ma comunque gli si è chiusa. Si ritrovano in un duello durato solo una curva Pecco Bagnaia e Marc Marquez dove il cabroncito è passato subito. Doppio long lap penalty a Miller per aver oltrepassato il limite di velocità in pit lane che ha scontato subito. E Marquez va a vincere questa gara rocambolesca. È caduto, si è rialzato ed è andato a vincere, incredibile. Sicuramente con una gran dose di culo perché comunque è caduto proprio all'ingresso della pit lane, penalità o non penalità, e non gli si è spenta la moto perché sappiamo che con il nuovo regolamento non puoi riaccenderla sul posto dove sei caduto, quindi ha tenuto la frizione attaccata, cosa secondo me sempre un po' pericolosa, sempre grazie a questa regola del cazzo, però vabbè. I campioni hanno sempre la loro dose di fortuna, ma non è la fortuna del Superenalotto, è una fortuna che si crea grazie al lavoro e allo status che si ha. Tutti i grandi campioni hanno sempre quelle situazioni dove gli girano bene certe cose, soprattutto quando si è nel prime, nel momento migliore. Lì è la massima espressione di quando gli eventi girano a favore quando ci sono certe situazioni, ma questo vale per tutti gli sportivi. Poi lo sportivo affronta sempre il momento difficile, ma quando torna vincente in una forma minore rispetto al passato, ha sempre quella dose di fortuna che gironzola. E sabato, oltre alla festa della liberazione, era San Marco, quindi c'è stata anche una benedizione. Stessa cosa per Bagnaia, che era ancora più indietro di Marquez. Entrambi sinceri comunque nel dire che hanno avuto del culo, così come Ogura che invece ha detto che si era scordato di avere una seconda moto. E anche Quartararo ha detto che avrebbe fatto lo stesso di Marquez. E terzo dal nulla pure Franco Morbidelli. Questa è stata la mega sprint del sabato, anzi no, su Sky abbiamo visto un Giga Salvadori comparire nel bel mezzo della premiazione. Il giovedì si è aperto con le dichiarazioni di Rins in cui ha detto apertamente che non è stato confermato da Yamaha per il 2027, esorcizzando il segreto di Pulcinella di Ogura Yamaha, e anche Davide Brivi ha parlato del dispiacere dell'addio del giapponese. Rins comunque dà una stoccata a Maio Meregali pubblicamente, ma sinceramente io non so cosa si aspettasse. Lui lamenta di essere stato sbattuto fuori con poco tempo, ha avuto a disposizione con nuovo V4, ma cosa si aspettava? Purtroppo i risultati non sono mai arrivati, e dico purtroppo perché non è per lui come pilota, perché è sempre stato un bel talento, ma come sappiamo l'ultimo infortunio l'ha completamente snaturato e non gli ha permesso di fare più di tanto. Mi ha deluso la Honda questo weekend, escluso Zarco ovviamente dopo la grande qualifica e la buona sprint, anzi in gara è stato bello solido in top 5 fino alla fine, poi le due trackhouse l'hanno passato, però mi aspettavo un calo più vistoso sull'asciutto perché infatti le altre Honda avevano faticato il venerdì.
Invece no, come ho detto è stato solido, però i due ufficiali, perché vabbè Moreira non fa testo, hanno faticato tutto il weekend e non sono mai stati in lizza neanche per la top 10. Mir aveva 2 long lap per episodio del venerdì, però anche lui non ha dimostrato un buon passo. È una Honda che non ha fatto grandissimi risultati in queste ultime 3 gare, un po' al di sotto delle aspettative e dei miglioramenti che aveva fatto vedere. Gran weekend per Bastianini, prima KTM e bella conferma dopo Austin. Secondo me vedendo questa velocità potrebbe aver anche ricevuto qualche aggiornamento in più, dato che non c'è Vignales e poi perché è anche più forte di Binder. Acosta ha avuto una gara complicata dopo che non aveva l'appendice sulla destra per quel contatto in curva 2, ma è stato un weekend difficile lo stesso per lui, dove non era la KTM più veloce per distacco come ha sempre fatto, anzi è rimasto pure fuori dal Q2 e Bastianini su tutto il weekend ha meritato ed è stata la moto austriaca più veloce. E i limiti sono evidenti qui a Jerez, la KTM era la terza forza dopo Ducati e Aprilia, perché sì la Honda aveva Zarco ma almeno erano più veloci dei giapponesi. Martinez se tornasse indietro sicuramente vorrebbe o cancellare o rifare il venerdì completamente da zero, perché tra le cadute e le 3 posizioni di penalità per impeding su Alex Marquez non era aggiornata si può dire, ma almeno era riuscito a metterla in Q2 subito. Poi nella sprint è stato sfigato, ma già il sabato aveva un attimo rimesso a posto la rotta e in gara ha fatto una grande partenza dove era già lì davanti sin da subito. 2 Aprilia nei primi 2 posti nel mondiale e lo storytelling che aveva in programma da un po', ancora prima che iniziasse la stagione, su Arad e Capirossi nel 98 è calzato proprio a pennello. Se non l'avete visto recuperatelo che figo, è uscito qualche giorno fa. Bezzecchi continua ad essere più solido rispetto a Martin, dove ha proprio la moto in mano al 100%, mentre Martin è un po' meno, tipo al 90%, perché gli manca ancora qualcosina per essere a livello del Bez, ma con tutte le sventure che ha avuto è da lodare per essere così veloce, è poi un fenomeno. E quindi è lotta mondiale fra le 2 Aprilia, Marc Marquez che tornerà sicuramente ma non può permettersi altri zeri così, anche se i mondiali con le sprint sono aperti sempre fino alla fine a meno di domini, e poi ci saranno gli altri underdog come Didja e Alex Marquez, poi Acosta quelle volte, ma vabbè sappiamo il suo discorso. Qui a Jerez abbiamo avuto le conferme per chi aveva dei dubbi sull'Aprilia. Io vi avevo già detto nel pre-gara che sarebbe stata veloce e mi ha soddisfatto anche Raul Fernandez perché sapevo che aveva un potenziale da top 5, però anche qui ultima dell'Aprilia nonostante fosse rapido, beffato da Ugura che è tornato su nel finale. Le conferme ci sono state, l'Aprilia è andata in crescendo dal venerdì alla domenica come è suo solito fare da inizio stagione, sapendo che il feeling non sarebbe stato lo stesso delle prime 3 gare, ma che comunque gli permetteva di esserci lì davanti, ed è questa la chiave. Nel complesso come moto, in una pista poco amica come Jerez, che andava più a favore della Ducati, le ha messe tutte nei primi 6. Se ci fosse stato Marc Marquez, probabilmente solo una Aprilia, quella di Bezzecchi, sarebbe andata a podio, però vanno forte tutte le Aprilia. Ed è un riferimento importante in una pista più difficile delle altre, quindi c'è e ci sarà ovunque, dove magari sarà quella da battere in weekend tipo Austin, quella dove è lì sul podio weekend come questi o dove c'è una grande battaglia. E quello che mi chiedevo prima della domenica era: ma la Ducati, oltre ad essere su una sua pista, sta andando forte anche per le temperature basse? Perché il venerdì non c'era bello, la pioggia ha tolto grip alla pista e quindi avevo il timore che appena si fossero alzate le temperature, come è successo ad Austin e poi per le prime 2 gare calde, avrebbe perso qualcosina in termini di feeling. Non è stato così, il livello della Ducati è sempre stato quello della moto più veloce questo weekend, ma il livello tecnico della Ducati io continuo a dire che lo sta dimostrando di Gian Antonio, perché Alex Marquez sta incontrando le sue stesse difficoltà e anche quelle di Bagnaia, l'abbiamo visto nelle prime 3 gare e qui a Jerez, però qui sul circuito andaluso ha alzato il livello perché questa è una delle sue piste preferite e ci ha messo del suo. Le mani infatti sarà interessante per capire la velocità, ma io penso che Alex sarà più in difficoltà e non sarà più veloce come qui a Jerez, però sin dal venerdì ha dimostrato di avere quel qualcosa in più. Su Marchi invece la solita narrazione la sappiamo e non c'è bisogno di ripeterla, però è sempre più lui a fare la differenza sulla moto e anzi quest'anno sta incontrando varie difficoltà pure lui, non è liscio come l'olio come la scorsa stagione. Sin dal venerdì Marquez aveva fissato l'obiettivo podio, poi sappiamo che le dichiarazioni sono sempre da lasciar perdere.
Però in sostanza la realtà è effettivamente quella, e quindi avremmo visto un duello con le 2 Aprilia e Didja per il podio. Alex Marquez aveva un altro passo, era giusto che vincesse lui. Sarebbe stato curioso vedere il suo passo in gara, e non mi aspettavo la caduta sinceramente in gara, perché è stata strana, perché non era fuori linea, c'era un po' più di vento, però avrà fatto qualcosa di diverso che probabilmente non sapremo, e questa caduta è un po' lo specchio della situazione attuale della Ducati, ovvero che è in difficoltà. Abbiamo visto che guida sempre in una maniera scomoda, però come ha detto lui e come mi sembra di aver visto, credo che sia più in forma rispetto all'inizio. Al 100% non lo so, ma ci potrà arrivare presto. Poi è un 100% particolare perché gli darà sempre fastidio quel braccio facendolo guidare in una certa maniera. E quella finta su di Giannantonio nel Q2 dove ha fatto finta di parcheggiare e poi è rientrato è proprio da Marquez, nel senso che la furbizia e la scaltrezza la mette ovunque. Penso che l'abbiano pianificata, poi lui all'intervista ha detto che era improvvisata, ma non ci credo neanche morto. Si vede che fa anche il gesto sì con la testa come per dire ok facciamolo, poi indipendentemente da chi ci fosse dietro a voler prendere la scia. Non si sono risparmiati qualche bordata di Giannantonio e Bagnaia alle interviste prima che iniziasse il weekend. Didja ha detto che lo sviluppo è andato verso Marquez e che lui sta facendo l'opposto, mentre Bagnaia ha praticamente ammesso dopo le prime dichiarazioni dell'anno che non è cambiato nulla e che l'impostazione della GP26 è simile a quella della 2025. E infatti i risultati in gara si stanno dimostrando. Per Bagnaia è totalmente una debacle, sembra Quartararo Yamaha che corre tanto per correre perché non riesce ad esprimere nulla. Poi mettiamoci quel problema in gara che hanno detto essere tecnico e non di gomme, però vabbè il passo di Bagnaia è quello che stiamo vedendo dall'anno scorso. Quindi non so, anche certe dichiarazioni inizio anno dove dici sì mi trovo meglio, ci sono miglioramenti, quando invece sui fatti i risultati sono addirittura peggiori dell'inizio dell'anno scorso, e vedendo quello che fanno anche Alex Marquez e Giannantonio che sono allo stesso tempo più in difficoltà, non so quanto convenga. Magari lo fa per tenere alto il morale dei tifosi, per gli sponsor, ma così illudi anche forse serve a essere solo più realisti come le ultime interviste. L'unico che è migliorato davvero tra le difficoltà è di Giannantonio. Aldeguer è ancora invalutabile perché anzi dicono che gira nel paddock zoppicando, quindi sapevamo che fosse una stagione con un inizio difficile e l'ha comunque messa in top 10. Mentre Didja continua a dire che è il riferimento per capire il livello della Ducati senza vedere qualcuno che nasconde i problemi, perché Marquez li nasconde e Alex qui si è trovato con la pista, ma dalle mani potremo vedere un valore diverso. E la Ducati ufficiale anche questo weekend deve ringraziare i suoi clienti, Alex in primis e Didja, che ci hanno messo una pezza, altrimenti è ancora notte fonda se guardiamo i risultati, i fatti con Marc e Pecco, perché il sabato non fa testo, è anomalo. Tante domande come sempre nel box di Instagram a fine gara, dobbiamo arrivare a 50.000, quindi dai, forza che ce la facciamo. Tante domande soprattutto su Didja, e nella media la domanda che va per la maggiore è come questa di Francesco Dilo che chiede: ma Didja avrà delle chance per lottare per il titolo? Io penso di sì, perché con le 2 Aprilia e Marc Marquez ci sarà anche lui a fare da underdog. Finché ci sarà la matematica che glielo permetterà, con la costanza da top 5, con qualche podio, ci sarà. Mangio 20 157, credi che Marquez sia considerabile finito dopo questa sconfitta? No, assolutamente no. Però che ci stiamo avvicinando ai suoi ultimi giorni in MotoGP, sì. E non dico di ritiro a fine anno, però vi ho detto già in qualche video il massimo di anni che per me Marquez ha in MotoGP. Matte Manera, secondo te Marquez riuscirà a recuperare Bezzecchi nel mondiale? Sì, certo, nonostante le difficoltà tornerà sicuramente in lotta. E chiudo con Giuseppe Pupillo: secondo te Bezzecchi resisterà in classifica fino alla fine del tour europeo? Se dici primo fisso, magari no, potrebbe essere anche scavalcato ma essere comunque lì. Ma quello che vi ho già detto e anticipato sarà vedere come Bezzecchi affronterà la pressione della lotta al titolo, dato che ha la prima esperienza rispetto a Martin e ovviamente Marquez. Passiamo alle pagelle con un 5 a Toprak e un 5,5 a Miller, mentre in Yamaha ufficiale 6 a Rins e 6,5 a Quartararo. 5,5 a Moreira, 7,5 a Zarco, 5 a Joan Mir e 5,5 a Marini. 8 per Enea Bastianini,
5 a Brad Binder e 6 ad Acosta. Con le Aprilia andiamo per gradi, 7,5 a Raul Fernandez, 8 ad Ogura, 8,5 a Martin e 9 a Bezzecchi, 8,5 a Diggia e 6,5 a Morbidelli, ma solo per il podio nella sprint, altrimenti siamo da 4 come sempre. 6 più ad Aldeguer e 9,5 ad Alex Marquez. 6,5 a Bagnaia, ma anche qui solo per la sprint, e dal 6 al 7 a Marc Marquez perché fa la pole e nella sprint fra le polemiche fa comunque il capolavoro, ma la caduta in gara pesa molto. Come sempre raga, fatemi sapere la vostra nei commenti che vi leggo, iscrivetevi e attivate le notifiche perché a brevissimo arrivano 2 video in settimana. Prima parliamo di mercato e poi dei test che ci sono stati questo lunedì, quindi ci vediamo presto.